Ciao, sono Norbert, ingegnere energetico e oggi in video numero 22A e B spiego che cosa fare in un caso di un blackout. Avevo già parlato di questo tema. Ora siamo sull'Etna, però questo non è l'Etna. Allora, ho già spiegato in video numero 4, da qualche parte lì in febbraio, marzo, che cosa bisogna fare, però stavolta è successo proprio a noi, un blackout e anche lungo. Allora, che cosa è successo? Dopo l'emergenza blackout, l'ordinaria amministrazione di gestione degli interventi e distribuzione rende noto che la situazione è stata normalizzata a Palermo e tra le province siciliane rimane ancora da riattivare qualche linea a Catania, ovvero l'area che ha registrato il maggior numero di interruzioni della rete elettrica nei giorni del forte caldo. Per riparare i guasti nella lunga fase della criticità sono stati impiegati sul territorio regionale 600 tecnici e utilizzati 100 gruppi elettrogeni. Sulla falda dell'Etna, dove abbiamo la nostra casa di vacanza, su 830 metri, e c'era un blackout che durava dalle 5 di mattina fino alle 3 del pomeriggio, almeno qua, e che poi è tornato il blackout anche di sera ancora una volta. Già da diversi giorni c'è stato molto caldo, un caldo particolare, c'erano molti incendi e c'era molto consumo ovviamente di richiesta di consumo per condizionatori, mi immagino. E tutto sommato la natura e anche l'uomo ha contribuito a questo blackout. Per esempio anche ora in questo grafico vedete il comportamento, l'andamento del nostro nuovo impianto fotovoltaico e come vedete lì giovedì il 27 c'è un'assenza della curva verde, la curva verde che serve la produzione e effettivamente questo impianto fotovoltaico visto che avevamo anche un 50% di sovvenzione allora è una cosa che deve collaborare in sincrono con la rete e quindi quando c'è un blackout anche l'impianto fotovoltaico non funziona e non carica nemmeno la batteria e questa è assolutamente una cosa che voglio cambiare perché la indipendenza anche in caso di blackout è assolutamente per me è una condizione. Poi come ho detto c'era anche un blackout la sera ancora, totalmente inaspettato e qua siamo a una cena con amici a luce di candela, ma anche un po' con questo apparecchio, ecco questa luce qua come un proiettore, faceva una grande macchia sulla parete bianca in modo da fare una luce diffusa sul tavolo. E quindi questo funzionava molto bene e siccome poi i nostri amici avevano anche i loro telefoni scarichi ero contento di poterlo caricare, di aiutare di invitarli in queste uscite di questa centrale elettrica. In altre città il blackout è durato molto più a lungo e c'era anche l'acqua che mancava perché ovviamente molte persone hanno l'autoclave quindi dipendono anche dall'elettricità per avere acqua e io mi chiedo come queste persone fanno senza corrente per tanto tempo, senza acqua, quanto alimentari ci saranno guasti quanti danni ci sono non solamente per le persone a casa ma anche per le piccole imprese che devono buttare via tante cose, ma quanto danni si è fatto con questo blackout. Io vorrei che la gente fosse più preparata e io penso che questa preparazione non ci vogliono tanti soldi. Io credo qua nella legge di Pareto. Che cosa dice? Dice con 20% della fatica
o 80% del risultato. Una cosa che mi raccomando, vi dovete preparare almeno per le cose essenziali, per il consumo essenziale, per il frigorifero, per il computer che serve per il lavoro e anche per l'acqua, che è il motore, la pompa che ci porta l'acqua nella nostra rete domestica. Allora, quali sono le conseguenze di un blackout di cui dobbiamo cercare una soluzione? Allora, se il blackout è breve, quindi un paio di ore, quello che succede, cosa è che il frigo non funziona, quindi dopo un'ora il frigo comincia a riscaldarsi, soprattutto se apriamo lo sportello, e quindi lì dobbiamo consumare le cose, oppure li dobbiamo buttare via, oppure prendere una malattia. E per quanto riguarda la malattia, ci sono anche medicine, molte medicine devono essere tenute sotto 25 gradi, allora dobbiamo fare qualcosa. Poi, per quanto riguarda il lavoro, molte persone lavorano da casa, con il computer, con internet, e quindi anche lì, se abbiamo pensato a caricare il computer, come questo qua, per esempio 80%, bene, allora possiamo lavorare un paio di ore. Ma internet poi? E poi l'acqua, abbiamo l'acqua in un'autoclave, in cantina, forse manca anche l'acqua perché se c'è un blackout c'è anche la rete idrica comunale che non riesce forse di mettere pressione sull'acqua e quindi abbiamo un blackout anche dell'acqua e quindi dobbiamo prendere le taniche, mettere l'acqua lì dentro con un tubo per gravità magari, come vedete qui nel video, e poi portarlo a mano dove c'è bisogno. Quando il blackout dura più a lungo, allora dobbiamo avere qualcosa. Dobbiamo veramente provvedere a alimentare il frigorifero, il computer e per esempio l'autoclave. Queste sono cose proprio essenziali. È questo che voglio dire quando parlo della legge di Pareto. Cioè prendiamo le cose essenziali e cerchiamo che quelle funzionano e che poi tutte le altre cose, per esempio aria condizionata, lavatrice, lavastoviglie, quelle sono cose che al limite possiamo rinunciare, ma le cose essenziali devono andare avanti. E siccome molte cose essenziali consumano anche abbastanza poco e grazie al fatto che consumano abbastanza poco lo possiamo fare secondo la regola di Pareto. Allora vediamo come ci possiamo in pratica organizzare per il blackout successivo. Allora questo è un apparecchio che, come avete visto, è stato molto utile. Questo blocco, questa centrale elettrica portatile. Mi sta alimentando il ventilatore, sta consumando nemmeno 30 watt e dice che può andare ancora per 3 ore. Allora se il blackout è 3 ore, allora posso fare questo tipo di consumo di 30 watt e quindi questa serve già una buona preparazione per un blackout breve, come molti blackout sono brevi in questo tempo così di un'ora, da 3 ore, 4 ore forse. E che ne basta un apparecchio così. Però se il blackout dura di più, allora la batteria si svuota. Che cosa dobbiamo fare lì? Dobbiamo riempirlo. Allora vuol dire che non basta solamente una batteria, ma dobbiamo avere anche qualcosa per caricarlo. Allora che cosa possiamo fare? Allora di giorno possiamo metterci un pannello e basta solamente un pannello che possiamo acquistare per 100-150 euro e lo possiamo subito attaccare qui, ovviamente plug and play. E poi se arriva la notte il blackout dura, allora dobbiamo avere anche un'altra cosa, per esempio un generatore a pedale, come lo faccio vedere qui, fa massimo 50 watt e più non ho visto nel commercio. Ora sto cercando di fare uno più grosso che è più a misura di persona, in grado anche di fare 150 watt. Lo devo fare io perché non lo vedo sul mercato. Io non so quante 100 famiglie abbiamo una macchina fitness e questa tutta energia sprecata uno potrebbe
adibire una cosa così per fare energia, anche per caricare una batteria, per fare energia. Eppure sul mercato non si trova. Io mi chiedo perché. Questi sono due modi per integrare l'energia persa durante la scarica della batteria. Un'altra maniera per salvarvi per una blackout per il frigo è di mettere una batteria termica. E allora come si fa? E ho messo una bottiglia di acqua minerale dentro il freezer e che si è ghiacciato. Questa batteria del freddo ha l'energia per raffreddare un'altra bottiglia uguale da 80 gradi a 0 gradi. Ora vi potete immaginare che questa bottiglia è in grado di cedere il suo freddo per un bel po' di tempo. Se avete il sospetto che ci sia un blackout oppure è stato preannunciato, allora potete usare questo metodo. Allora penso che siamo arrivati alla fine di questo video, è già passato un po' di tempo, e quindi lascio per un altro video tutte le cose che ho fatto un po' più in pratica ieri quando è successo. Questo video sarà molto presto disponibile. Allora mettete per favore il pollice su, condividete questo video con altre persone che magari hanno anche la rete un po' più instabile. Sottoscrivetevi perché ogni settimana cerco di fare qualcosa che serve per la vostra vita energetica e la vostra indipendenza. E vedete la descrizione per vedere come prepararvi a un blackout. Ti auguro una buona energia.